sulle tue labbra è diffusa la grazia, per cui questo Gesù è colui che ci ha rapito il cuore, la testa, le volontà, perché è il senso primo e ultimo della nostra vita. Professoressa, grazie per la sua presenza. Può togliere la mascherina? Preferisco tenerla perché ho paura del Covid. Tanto mi sentite, no? Anche con la mascherina. Vabbè. Siccome ho un'età a rischio, perché ho 71 anni, sono trivaccinata, ma preferisco non rischiare. Ecco. Perché ancora mi pare che sia abbastanza in giro il Covid, non mi pare che abbiamo finito purtroppo. Allora, buonasera, benvenuti a questo incontro. Io ho portato una copia a grandezza naturale della Sindone che potete poi alla fine vedere avvicinandovi qui, e questo PowerPoint che lascio poi qui a disposizione di Don Nicola e di chi vorrà poi averlo, perché può essere uno strumento utile, perché anche voi a vostra volta potete far conoscere queste ricerche, questi studi che io seguo da 45 anni che riguardano la Sindone. La Sindone ha veramente avvolto un cadavere. La medicina legale ci ha ormai garantito che questa è una certezza, cioè sulla Sindone noi abbiamo dei punti fermi che la ricerca ormai ha raggiunto. Veramente un cadavere è stato avvolto in questo lenzuolo. E come è stato avvolto? Il lenzuolo è stato messo sotto il corpo e poi passando sulla testa ha coperto la parte frontale del corpo. Ecco perché abbiamo la doppia immagine frontale e dorsale del corpo. La Sindone si trova a Torino e questo è il Duomo di Torino, dove attualmente si trova in fondo alla navata sinistra, ma per circa 3 secoli è stata custodita nella Cappella della Sindone. La Cappella della Sindone fu fatta costruire appositamente dalla famiglia Savoia, che era proprietaria della Sindone, proprio per lo scopo di conservare, custodire questa reliquia. Come veniva conservata? Era arrotolata su un bastone, come si conserva un vecchio tappeto. Non era la maniera migliore di conservarla, però da secoli si conservava così e siamo andati avanti così fino addirittura al 2000, quindi ancora poco più di 20 anni fa era tenuta arrotolata. E dove era posizionata? Sull'altare, dietro questa grata. Per fortuna la Sindone non era lì la notte in cui scoppiò quel terribile incendio che danneggiò gravemente la Cappella della Sindone. La Sindone si trovava in Duomo in una struttura di vetro con tutta la cassetta che la conteneva. I vigili del fuoco quella notte, visto che le fiamme avanzavano, hanno dovuto in fretta e furia rompere quel vetro e portare via la cassetta. La Sindone non ebbe danni quella notte, ma la cappella purtroppo sì, danni talmente gravi che i restauri sono finiti solo un anno fa. La Sindone è stata posta però nel frattempo in questa teca super tecnologica a temperatura, umidità e pressione controllata in atmosfera di argon. Questa teca è coperta da un vetro, quindi è sigillata la Sindone in questo contenitore. Il vetro a sua volta è coperto da una lastra di alluminio. La Sindone viene tenuta al buio. Perché? Perché purtroppo la luce sta facendo ingiallire tutto lo sfondo della Sindone e quando questo giallo arriverà fino al livello di giallo dell'immagine non ci sarà più il contrasto e l'immagine non si vedrà più. Per questo motivo viene tenuta al buio ed esposta il meno possibile. Dove è posta questa teca? Dicevo in Duomo, in fondo alla navata sinistra, dietro questa tenda, ecco, è collocata in questa cappella dove lo scatolone metallico un po' brutto è stato coperto da un bel drappo ricamato dove c'è scritto Tuam Sindonem Veneramur Domine et Tuam Recolimus Passionem, in latino, cioè veneriamo la tua Sindone, Signore, e meditiamo sulla tua passione. Questo significa che la Chiesa propone la Sindone come una reliquia autentica, non impone di credere che sia autentica, perché
il fatto di credere o no che la sindone sia appartenuta a Gesù non è un fatto di fede, ma è un fatto di conoscenza storico-scientifica delle ricerche fatte. Anche una persona non credente può dire che la sindone è appartenuta a Gesù di Nazareth, uomo che è esistito. Questo è importante chiarirlo. Ecco, sulla teca è stato posto un ramo di spine e un tralcio di vite a simboleggiare passione, morte e risurrezione. Quando la sindone è esposta, certo attira migliaia e migliaia di persone. L'ultima ostensione nel 2015 ha visto circa 1 milione di persone. La prossima sarà nel 2025, quindi manca poco tutto sommato, ormai sarà per il prossimo giubileo. Però è stata fatta vedere una notte ai ragazzi piemontesi che erano in pellegrinaggio verso Roma. Con questa passerella sono arrivati all'altezza della parte superiore della teca. La prossima estate, a luglio, ci sarà di nuovo un evento per i giovani di Tesè, cioè di quella comunità ecumenica in cui i giovani pregano insieme, cattolici, ortodossi e protestanti. Ecco, per loro a luglio sarà data la possibilità di vedere ancora la sindone. Cosa vediamo sulla sindone? Vediamo innanzitutto 2 strisce scure che sono le tracce di un incendio che ha danneggiato molto la sindone. A quell'epoca, quando avvenne questo incendio, 1532, la sindone era piegata come si piega normalmente un lenzuolo, quindi non era arrotolata, ma era piegata. Un lato si è bruciato, un angolo addirittura forato, proprio c'è stoffa mancante. E allora la sindone fu affidata alle suore clarisse della città dove avvenne l'incendio, Chambéry in Francia, in Savoia, era già proprietà della famiglia Savoia, e le suore misero queste toppe di rammendo, cioè coprirono i fori con queste toppe. C'è stato un incendio precedente a quello di questi 2 segni scuri. Sono questi piccoli segni che sono riportati su questa copia della sindone del 1516. Anticamente venivano fatte delle copie pittoriche molto preziose anche dal lato spirituale, perché queste copie venivano messe a contatto con l'originale e diventavano sacre, diventavano reliquie per contatto, e alcune di queste copie, almeno 3 che io sappia, sono qui in Sicilia. Allora, oltre alle bruciature abbiamo macchie d'acqua. Questi aloni scuri sono i bordi di macchie lasciate dall'acqua. Non è l'acqua che è stata usata per spegnere l'incendio, perché quella lasciò dei piccoli segni come questo. Invece qui sono degli aloni più grandi, e dunque la sindone doveva essere piegata a soffietto in questo modo e tenuta in forse una giara o comunque un contenitore verticale sul cui fondo si era formata dell'acqua. Ecco, noi possiamo però interessarci soprattutto del corpo, dell'immagine. Allora, questa breve lettura della sindone è utile, è stata stampata, ci sono dei fogli disponibili, così potete vedere tutte le corrispondenze dei vari punti. Quello che a noi interessa di più è la doppia figura umana, cioè la figura frontale e dorsale del corpo che è stato avvolto nel lenzuolo, di cui vediamo le ferite della corona di spine, la ferita al fianco di un colpo di lancia, il sangue che cola sugli avambracci dovuto alla perforazione dei polsi con dei chiodi, ferita da chiodo molto visibile soprattutto su un piede, e l'immagine dorsale con ancora i segni della corona di spine, le tracce del patibulum, della trave orizzontale della croce portata sulle spalle, una colatura di sangue lungo la zona, all'altezza della vita, diciamo nella zona delle reni, che scende dalla ferita del costato quando il corpo è deposto dalla croce, e poi ferite anche ai piedi. Tutto il corpo poi è devastato da una terribile flagellazione. Ci sono tanti puntini, tanti piccoli segni di questa flagellazione data su tutto il corpo. Una cosa interessante della sindone è che esiste una cucitura,
Cioè la sindone è fatta di un grande pezzo di stoffa, ma una cucitura perché c'è una strisciolina più piccola che appartiene alla stessa stoffa della sindone, che per qualche motivo è stata tagliata in tutta la sua lunghezza e poi è stata ricucita. Un'ipotesi è che possa essere stata usata come una benda per legare la sindone intorno al corpo, però è solo un'ipotesi. È interessante che i due lati lunghi hanno la cimosa, quindi è una pezza come usciva dal telaio. La sindone è lunga 4 metri e 42 centimetri per 1,13 m. Ecco, quindi 1,13 m più o meno proprio la larghezza di quello che era il comune telaio. Infatti i lati corti hanno l'orlo, quindi è una pezza di stoffa ricavata da un rotolo più grande. Nel 2002 sono state tolte le toppe che avevano messo le suore e sono stati lasciati scoperti i fori. Poi dietro la sindone è stata cucita dalle suore nel 1532 una fodera di sostegno fatta di tela d'Olanda. Questa fodera nel 2002 è stata tolta e sostituita con una nuova fodera. Quindi noi vediamo questa fodera attraverso i fori che non sono più coperti dalle toppe. La copia che io vi ho portato è quella antica, cioè prima che fossero tolte le toppe. Adesso invece è così. E vediamo la fodera anche negli angoli estremi che mancano. Sono stati tagliati questi 2 angoli. Perché? Perché la sindone ha queste lacune? Perché la sindone veniva esposta a mano, tenendola proprio per quei 2 angoli. Quindi con l'andare del tempo queste zone si sono sporcate col sudore, col grasso delle mani, si vede anche a occhio nudo questo danno purtroppo, ma non solo si sono sporcati questi angoli, ma si sono consumati, usurati, sfilacciati, quindi sono stati tagliati via. Nel 1988 si decise di fare un prelievo di un piccolo campione per sottoporlo alla prova del carbonio 14. Chi conosce la storia della sindone e sa che ha attraversato varie vicissitudini, non ultima proprio l'incendio, ha suggerito di prelevare in vari punti. Gli archeologi non erano certi che quella datazione poteva sicuramente dare una data sicura per la sindone. Perché? Perché in un lenzuolo non abbiamo una parte interna da campionare che non è stata a contatto con l'ambiente. Se io devo datare un osso, un pezzo di legno, posso prelevare all'interno una stoffa, è sottile, non ha un interno, quindi essendo stata tutta a contatto con l'ambiente c'era il pericolo che ci fossero inquinamenti non eliminabili dovuti per esempio all'incendio, perché si sa che se c'è una situazione come quella di quell'incendio è avvenuto, il grande incendio, in una cassetta di legno rivestito d'argento. L'argento fa da catalizzatore, cioè aumenta, facilita la carbossilazione della cellulosa, quindi si possono legare degli atomi di carbonio in più che nessuno può togliere perché non è sporco ma è legame chimico. Ecco, quindi questo può essere uno dei problemi. Tanto più era grave andare a prendere un unico punto e tanto più grave se questo unico punto era un punto di bordo, no? Bene, l'unico prelievo che è stato fatto, perché poi il campione è stato diviso in 3 fra i 3 laboratori, ma tutti e 3 hanno avuto praticamente lo stesso campione, questo prelievo è stato fatto esattamente qui. Vedete questo pezzettino molto scuro? Non c'è più, manca. Quindi la datazione è stata fatta su un campione a forte rischio di non essere valido e vedremo poi come sono andate le cose. Quella cucitura che abbiamo visto è uguale, ecco qui la vediamo sulla sindone aperta, è una cucitura doppia in questo modo, è uguale a quella trovata su stoffe giudaiche degli scavi archeologici di Masada. Interessante perché stoffe sicuramente giudaiche dell'epoca di Gesù hanno la stessa cucitura. La tessitura della stoffa è a spina di pesce. Quindi è una tessitura pregiata. Nell'antichità troviamo solo in tombe
persone con corredo funerario prezioso, traccia di stoffe a spina di pesce. La filatura è molto rudimentale, vedete che c'è un calibro diverso fra un filo e l'altro. Questo è dovuto al fatto che il filo è stato filato a mano, però la tessitura è una tessitura pregiata. E allora ecco due esempi, per esempio, di tessuti trovati in scavi archeologici in Egitto. Noi dobbiamo considerare che gli ebrei non conservavano a lungo i cadaveri, dopo solo un anno i resti venivano riesumati e le ossa messe in un ossario. Quindi non c'era quel intento di conservazione a lungo che avevano invece gli egizi, dove si faceva la mummia, che sono arrivate fino a noi queste mummie addirittura. Quindi gli ebrei non usavano tessuti pregiati per le sepolture, perché era una cosa, diciamo, provvisoria di un anno. Infatti non ci sono negli scavi archeologici a Gerusalemme ritrovamenti di tessuti a spina di pesce. Questo però non ci deve far pensare che allora la sindone non è un telo usato per una sepoltura giudaica. Perché? Perché sulla sindone abbiamo degli studi molto interessanti. Intanto il tipo di telaio che è stato usato per fabbricare la sindone esisteva già prima dell'epoca di Cristo, ne è stato ricostruito un modello, per esempio, che esisteva in Cina anche 2 secoli prima di Cristo, quindi non c'è un'obiezione come tipo di manifattura. Ma quello che è molto interessante è che sulla sindone è stato trovato molto DNA di contaminazione dell'India, ancora di più del Medio Oriente. Ecco, soltanto una minima parte del DNA di contaminazione è dell'Europa. Vuol dire che la sindone è stata toccata molto di più fuori dell'Europa che in Europa. L'India, ecco, è interessante che nella Mishnah, questo libro sacro degli ebrei, c'è scritto che nel pomeriggio dello Yom Kippur il sommo sacerdote si vestiva di pregiato lino indiano. Quindi al Tempio di Gerusalemme c'erano disponibili delle stoffe preziose di lino a disposizione del sommo sacerdote che venivano dall'India. Ecco, l'ipotesi già formulata precedentemente a questi ritrovamenti dalla biblista Maria Luisa Rigato trova una conferma. La professoressa Rigato diceva: penso che Giuseppe d'Arimatea si sia recato al Tempio per comprare un tessuto di alto pregio. Il Vangelo dice che era un uomo ricco, Giuseppe d'Arimatea, che va con coraggio da Pilato, perché si mostra come un amico di chi aveva fatto la morte del malfattore, va con coraggio, ottiene il corpo e compra una sindon catara, una sindone pura, non solo pulita, ecco, un oggetto particolare, quindi essendo facoltoso compra un lenzuolo pregiato. La preziosità, il livello di questa sepoltura di Gesù ci viene dato anche da Nicodemo, che porta 33 kg di profumo. Nella Bibbia è nominata la sepoltura del re Asa, viene detto fu sepolto su un letto di aromi, un letto, addirittura uno strato di aromi. Quindi Nicodemo porta 33 kg di profumo, Giuseppe d'Arimatea un lenzuolo pregiato per una sepoltura regale. E a questo punto già cominciamo a capire che questo cadavere che è stato nel lenzuolo può avere solo un nome, perché quale crocifisso finiva non nella fossa comune ma addirittura in una sepoltura pregiata? E chi avrebbe conservato il lenzuolo di comunque fosse stato sepolto un qualsiasi ladrone o brigante, chi avrebbe conservato il suo lenzuolo al posto del lenzuolo di Gesù? Quindi il fatto che ci sia stata questa sepoltura onorifica di alto livello e che questo lenzuolo sia stato conservato già ci identifica l'uomo della sindone come Gesù. Ma abbiamo altri elementi, per esempio i pollini trovati sulla sindone sono 58 diversi tipi di polline, quindi diverse piante, diversi tipi di fiori. 38 di queste piante in Europa non esistono, crescono a Gerusalemme, ma non in Europa. Una di queste, per fare un esempio, è lo Zygophyllum dumosum. In tutto il mondo cresce solo in questa zona segnata in verde. Gerusalemme è qui, quindi questo polline può arrivare fino a zone limitrofe, ma certamente non può arrivare in Europa.
Quindi una prova che questo lenzuolo viene proprio da quella zona. Sulla sindone sono state trovate tracce di aloe e di mirra, proprio le sostanze che vengono nominate nel Vangelo. 3 dei pollini che hanno lasciato le loro tracce sulla sindone sono di 3 piante, l'elicriso, il pistacia lentiscus e la ferula, sono piante dai cui fiori si ricavavano dei profumi costosissimi per persone molto facoltose. Quindi è stato pubblicato su Archeometri questo lavoro interessante. Io vi ho messo sempre, vedete, ci sono sempre riferimenti bibliografici, che sembra strano in un PowerPoint, no? Perché io per un certo tempo facevo le conferenze semplicemente dicendo che c'erano questi ritrovamenti, però qualcuno a cui non piaceva quello che dicevo, perché non a tutti piace che la sindone sia vera, che sia di Gesù, qualcuno si infastidisce che possa esistere la sindone di Gesù, il nome di Gesù a qualcuno dà fastidio, allora venivo accusata di inventare delle frottole, no? Diceva, lei se le inventa. Allora, c'è tutto documentato, io ho scritto poi fra l'altro 21 libri sulla sindone, quindi volendo ha voglia documentazione, ma qui è tutto documentato. Ecco, questo articolo su Archeometri è interessante perché ci documenta proprio ancora una volta questa sepoltura di livello regale. Perché io mi sono interessata soprattutto di questi aspetti? Sono stati proprio i pollini che hanno catturato il mio interesse, perché qualcuno si chiede, ma perché lei si interessa tanto della sindone? Perché io ho 2 lauree scientifiche, sono laureata in scienze naturali e in geologia, non sono una teologa, quindi le meditazioni che io vi farò poi più avanti non sono mie, non sono capace io di fare, io sono capace di fare ricerche scientifiche, ma per la sindone questo mi è tornato molto utile. Un'altra ricerca importante, all'altezza dei talloni sulla sindone c'è traccia di aragonite, un minerale che si trova nelle grotte, ma quello che sta sulla sindone è un tipo di aragonite uguale a quello che c'è nelle grotte di Gerusalemme. Si può identificare da microtracce che sono inglobate in questo tipo di minerale uguale a quello di Gerusalemme. Allora, detto questo, qualche notizia storica, ecco, alterniamo un po' la parte scientifica e quella storica, perché se no quella scientifica qualcuno dice è troppo pesante. Per me è troppo pesante invece quella storica, dipende dai gusti, allora facciamo un po' e un po', così sopravviviamo tutti. Ecco, allora, un cavaliere crociato ci dà questa bella notizia: ho la sindone di Gesù. Tutti vorrebbero sapere, e come l'hai avuta? Lo chiamano in guerra, va in battaglia, muore e non si sa come l'ha avuta. Però sua moglie, Jeanne de Vergy, vedete questo medaglione? Questo è un medaglione che ricorda l'esposizione della sindone da parte di questo cavaliere crociato. Siamo a metà del 1300. Lui si chiamava Geoffroy de Charny. La moglie Jeanne de Vergy, vedete i 2 stemmi nobiliari, e questo medaglione ricorda proprio questa esposizione della sindone. Ecco, la moglie Jeanne de Vergy potrebbe essere lei ad avere la sindone. Perché? Perché il marito espone la sindone solo dopo il matrimonio. Lui era già stato sposato, era rimasto vedovo e di sindone non si parlava. Poi sposa Jeanne de Vergy e spunta fuori la sindone. Allora ricordatevi di questa nobildonna di cui vedete lo stemma sul medaglione, perché fra poco ne riparleremo. Dobbiamo vedere adesso che succede dopo. Geoffroy de Charny muore, il figlio espone la sindone, il vescovo non è contento perché non gli ha chiesto il permesso, c'è tutta una questione. Clemente VII viene chiamato in ballo, fa una bolla, in un primo tempo dice in questa bolla che può essere esposta la sindone, però dicendo che è una pittura, come sosteneva il vescovo, ma poi lui corregge la bolla e sostituisce pittura con figura, quindi fa marcia indietro da questa affermazione che sia una pittura. Comunque sia, a quell'epoca non c'era il microscopio. Quindi qualsiasi cosa hanno detto, l'hanno detta così, in maniera piuttosto vaga e poco concreta, perché non c'erano gli strumenti per studiare l'oggetto. Oggi ci sono, le ricerche sono state fatte, sulla sindone la pittura non c'è, quindi questi documenti hanno un valore così di curiosità storica, ma non hanno un valore scientifico. Anche Geoffroy II muore e la vedova
di Geoffroy II, si trova a dover ancora andare avanti con questa sindone. C'è la figlia si chiama Margherita di Charny, siamo alla terza generazione, Geoffroy I, Geoffroy II, Margherita. Margherita sposa il conte di Villers-Sexel, portano la sindone in questo bel castello, anche il conte muore. Margherita rimane l'ultima discendente della famiglia de Charny, non ha figli, non ha eredi, la dà ai Savoia e i Savoia ricevono la sindone. Siamo arrivati al 1453. Attenzione alla data di nascita di Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci è nato nel 1452. Può averla fatta lui la sindone? Ovviamente no. Se l'anno dopo, quando lui aveva 1 anno, questa nobildonna dà la sindone avuta dal nonno ai Savoia, sembra impossibile che qualcuno possa sostenere che l'ha fatta Leonardo da Vinci. L'ha sostenuto il National Geographic. Sì, il National Geographic ha fatto un documentario in cui si afferma che la sindone è un'opera di Leonardo da Vinci. Ci cadono le braccia solo a quest'idea che il National Geographic non sia più affidabile, non sappiamo più a chi dar retta, siamo nella confusione totale. Ma le ricerche fatte sulla sindone però sono state pubblicate su riviste scientifiche, almeno questo punto fermo l'abbiamo. Abbiamo la data storica dell'arrivo della sindone nelle mani dei Savoia e quindi questi punti fermi li dobbiamo tenere presenti. I Savoia nel loro castello custodiscono la sindone in questa bellissima chiesa ed è qui che avviene l'incendio. Cioè i Savoia portano la sindone che stava all'Iré, la portano a Chambéry e a Chambéry c'è questo danno gravissimo, rischia di andare perduta la sindone e per fortuna si è bruciato un lato dove non era l'immagine, cioè era solo la parte delle spalle, diciamo, si danneggia, poteva andare peggio. Se bruciasse oggi la sindone sarebbe meno grave perché abbiamo le fotografie, ma a quell'epoca le foto non c'erano. Ecco, la sindone era in questa nicchia dietro l'altare, il coro di legno bruciò e quindi si creò questo danno. Questa è una cassetta successiva, però l'ha messa, che sta ancora conservata al Museo della Sindone a Torino. Interessante è la cassetta con cui fu portata la sindone da Chambéry poi a Torino. L'ho messa per capire com'era fatta questa cassetta, era una cassetta rettangolare più o meno di una dimensione come un lenzuolo piegato. Quella originale naturalmente fu danneggiata e non l'abbiamo più. Di chi è la sindone? Nel 1982 Papa Giovanni Paolo II, ormai San Giovanni Paolo II, incontrò l'ultimo re d'Italia, Umberto II di Savoia, in esilio. Umberto era già malato di cancro, sapeva che doveva morire, aveva fatto già testamento, ma non rivelò al Papa in quel momento che nel suo testamento c'era il dono della sindone al Papa. Umberto è morto il 18 marzo dell'83 e da quel momento la sindone appartiene al Papa. I Savoia avevano chiesto a un altro Papa, nel 1506, a Papa Giulio II, una festa liturgica della sindone. Il Papa la concesse e la data fu fissata al 4 maggio, perché il 3 maggio era la festa della croce e il 4 maggio, subito dopo la croce, la sindone, come diceva un vecchio vescovo Agassino Solaro di Moretta, la cui frase fu poi ripresa dal beato Sebastiano Valfrè. Che diceva questo vescovo? La croce ha preso Gesù vivo e ce l'ha ridato morto, la sindone ha preso Gesù morto e ce l'ha ridato vivo, quindi è bene che dopo la croce si ponga subito la sindone, morte e risurrezione. La sindone arriva a Torino, siamo nel 1578, San Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano, si incammina a piedi per andare a venerare la sindone a Chambéry. Immaginate che coraggio, partire da Milano e andare a piedi fino in Savoia, al di là delle Alpi, a ottobre col freddo del momento. I Savoia vanno incontro al pio desiderio del cardinale, che voleva sciogliere il voto fatto al Signore per la richiesta della fine della peste, una delle famose pesti, non è la peste quella descritta dal Manzoni nei Promessi Sposi, è un'altra, e comunque la peste finisce e il cardinale parte a piedi e si incammina. E allora
viene dimezzato il viaggio da questo atto dei Savoia di portare la Sindone a Torino, ma loro la portano a Torino anche perché vogliono definitivamente tenerla a Torino, vogliono dare più importanza alla loro nuova capitale. Quindi la Sindone resta a Torino, ogni anno viene esposta il 4 maggio e arriviamo alla sorpresa del 1898, la prima fotografia. Il primo fotografo che fotografa la Sindone rimane scioccato quando scopre che nel negativo fotografico l'immagine si vede meglio che nella Sindone stessa. Non tutti gli credono, lo accusano anche di aver imbrogliato e di aver ritoccato l'immagine. Allora bisogna aspettare una nuova fotografia, ancora più bella viene fuori l'immagine perché la tecnica fotografica ha progredito. Insomma, che succede fotografando la Sindone con la macchina classica, quella che fa il negativo che poi deve tornare al positivo? Succede che noi non fotografiamo il corpo non c'è più. Cosa fotografiamo? Fotografiamo un'ombra in negativo che il corpo ha lasciato nel lenzuolo. Il corpo ha lasciato il negativo di sé. Quindi fotografando un negativo, noi nel negativo torniamo dal negativo al positivo. E questo ha interessato tanto gli scienziati. Uno dei primi a interessarsi della Sindone fu un biologo agnostico, Yves Delage, il quale affermò che l'uomo della Sindone è Gesù. Secondo lui, dai suoi studi, lui aveva concluso che era Gesù. Si è scatenata una reazione violenta contro di lui. Non hanno voluto pubblicare questa parte della sua relazione dove nominava Gesù. E allora lui amaramente disse: se invece di Cristo si fosse trattato di un Sargon, di un Achille o di un faraone qualunque, nessuno trovava da ridire. E concludeva dicendo: io considero Cristo come un personaggio storico, non vedo perché ci si scandalizzi che esista una traccia materiale della sua esistenza. Mentre il biologo agnostico diceva che la Sindone è vera, il canonico Ulisse Chevalier diceva che è falsa. È mondo al rovescio. Come mai questo sacerdote erudito, ma questo era addirittura professore all'Università Cattolica di Lione, qual era il suo problema? Il suo problema era la mancanza di notizie storiche della Sindone nei primi secoli. Lui, diciamo giustamente, fra virgolette, guardate che è morto 100 anni fa, stiamo parlando di un'epoca lontana, lui diceva: ma se un oggetto così prezioso esisteva, possibile che non se ne parla? Aveva ragione, se ne parlava ma era sotto un altro nome, adesso lo vedremo questo discorso, però lui cercava questa Sindone nei testi antichi e non la trovava, e allora dice: allora non c'era. La Sindone intanto è nominata nei Vangeli, la Sindone, cioè che Gesù è stato avvolto in una Sindone, c'è scritto nei Vangeli. Poi che fine fa quella Sindone noi non lo sappiamo, ma bisogna pensare anche una cosa: quando un oggetto è prezioso, e indubbiamente la Sindone lo era, ed è in pericolo, si nasconde. Quindi i primi 3 secoli sono stati secoli di persecuzione. Esporre la Sindone non era possibile. Pensate che durante la Seconda Guerra Mondiale pochissimi sapevano che la Sindone era nascosta a Montevergine. Praticamente solo le autorità di Torino, e a Montevergine, nel monastero dove è stata nascosta, solo l'abate e 2 collaboratori lo sapevano, tutti gli altri monaci non lo sapevano. La notte si sedevano qui a pregare durante tutto il periodo della guerra, ignorando che dietro questo pannello d'altare c'era nascosta la Sindone. Perché portarla addirittura da Torino fino a Avellino, così lontano? Perché era arrivata a Torino la notizia che la voleva Adolf Hitler. Hitler voleva impossessarsi della Sindone e quindi è stata nascosta. Finalmente arriviamo al 1978, un momento emozionante perché dopo 45 anni è stata di nuovo messa in esposizione la Sindone, e quella è stata la prima volta che ci sono andata. Mentre noi comuni mortali facevamo la fila per andare a vedere la Sindone, gli scienziati preparavano qualcosa di particolare. Un gruppo di scienziati aveva ottenuto il permesso di studiare la Sindone dall'8 al 14 ottobre, giorno e notte. Hanno fatto i turni, non c'è stato un momento in cui la Sindone non è stata studiata.
hanno portato i loro strumenti modernissimi dagli Stati Uniti, li hanno ricostruiti nel Palazzo Reale. Guardate, qui c'era l'apparecchiatura per esempio per fare la radiografia, e alla Sindone è stato fatto tutto quello che poteva essere fatto senza danneggiarla. Radiografia, fluorescenza ai raggi X, fotografia all'infrarosso, all'ultravioletto, esame col microscopio binoculare, prelievi, piccoli prelievi sono stati concessi. Gli scienziati erano di diverse discipline, fisici, chimici, matematici, archeologi, medici, biologi, e di diverso credo religioso, c'erano cattolici, protestanti, ebrei e atei. I loro lavori sono stati pubblicati su riviste scientifiche. Questi lavori, non solo i titoli, ma gli interi lavori sono tutti accessibili su internet, e c'è un sito americano che si chiama www.shroud.com, è il più grande sito internet che esiste al mondo, è fondato e gestito da un fotografo scientifico americano che fece parte di questa spedizione del 78, Barry Schwartz, personalmente ebreo, convintissimo che la Sindone è autentica, vedete un po'. E questo sito fornisce tutto quello che uno chiede sulla ricerca scientifica sulla Sindone. Conclusione di questi scienziati: non è un dipinto, non è una stampa, non è un artificio, lì c'è stato un cadavere. Come ha fatto il cadavere a lasciare la sua impronta? Ecco, questo è il mistero, perché mentre il sangue è sangue umano, sangue che si era coagulato sulle ferite del corpo martoriato, che si è ridisciolto a contatto col lenzuolo imbevuto di quegli oli profumati, quindi il sangue ha macchiato la stoffa da parte a parte. L'immagine invece è solo dalla parte interna, dove era il corpo, e l'immagine è data da un ingiallimento profondo. Questa alterazione, diciamo, della cellulosa che dà questo ingiallimento, che si sa dal lato chimico che cos'è, è una disidratazione, ossidazione e coniugazione della pellicola più esterna, delle fibrille più esterne. Quindi la cellulosa ha avuto una variazione chimica provocata da cosa? Ecco, questo è il bello, non dal sudore o da acidi o da bruciature come qualcuno ha sostenuto. È profondo questo ingiallimento, 1/5 di millesimo di millimetro. Che cosa può fare questo effetto? Gli scienziati oggi ci dicono che può essere solo la luce in grado di fare questo. Ma un cadavere può emettere luce? Ovviamente no. Ecco il problema degli scienziati. Tanto per quanto riguarda il sangue, vi ho detto è sangue umano, gruppo sanguigno AB, l'ha studiato anche il professor Pierluigi Baima Bollone, famoso medico legale di Torino. È lo stesso gruppo sanguigno del miracolo di Lanciano e di tanti altri miracoli eucaristici. C'è una pubblicazione proprio che parla delle ricerche sui miracoli eucaristici, e c'è sempre questo gruppo AB, che è il gruppo più raro, ed è lo stesso gruppo del sudario conservato a Oviedo, in Spagna. Questo panno piegato in due è stato posto sullo stesso volto, ma prima della Sindone ha asciugato il sangue che usciva dal naso e dalla bocca quando il corpo è stato tirato giù dalla croce, e questo panno è conservato in Spagna. Ci sono gli stessi pollini della Sindone, alcuni pollini coincidono fra Sindone e sudario, poi sulla Sindone ci sono pollini della Turchia, molto interessante, quindi la Sindone è stata in Turchia, invece sul sudario ci sono pollini del Nord Africa. Il sangue della Sindone presenta tracce di biliverdina, è sangue di una persona torturata. Ha anche oltre alla biliverdina, la bilirubina, e si è visto con una serie di esperimenti che deve essere stata questa bilirubina presente nel sangue irradiata dalla luce ultravioletta, quindi c'è stata questa luce nella Sindone. Qui stiamo parlando di esperimenti fatti in centri di ricerca specializzati. Insomma, questo corpo non è stato lavato, in accordo con l'uso giudaico di non lavare chi moriva di morte violenta con effusione di sangue. Il sangue andava conservato. Il corpo in stato di rigidità cadaverica è stato messo circa 2 ore e mezza dopo la morte,
il DNA è frammentato perché è sangue molto antico, c'è sangue venoso e sangue arterioso. Questo è uno studio che è stato fatto da uno dei più grandi studiosi della sindone che abbiamo avuto in Italia, è il dottor Sebastiano Rodante di Siracusa. Ormai non c'è più, era molto anziano, però ha fatto degli studi veramente preziosi, fra cui questo sul tipo di sangue. C'è anche metemoglobina perché è sangue antico, ci sono aloni di siero che si vedono solo nelle foto all'ultravioletto. Il sangue si è ridisciolto a contatto con la stoffa umida dopo un contatto di circa 36-40 ore. Anche questo è interessante, se il contatto fosse stato più breve il sangue si sarebbe sciolto meno, se fosse stato più a lungo si sarebbe sciolto di più. Quindi con esperimenti, anche quelli fatti dal dottor Rodante nelle catacombe di Siracusa, si è visto che il tempo di contatto è stato circa 36-40 ore, proprio il tempo che ci dice il Vangelo. Gesù muore alle 3 e il suo corpo poi dopo circa 2 ore, 2 ore e mezza viene messo nel sepolcro e all'alba del giorno dopo il sabato il corpo non c'è più. Non c'è traccia di decomposizione, non abbiamo quegli aloni scuri che si formerebbero in caso di emissione di gas della putrefazione. Non ci sono movimenti del corpo o del lenzuolo, quindi il corpo era sicuramente cadavere, immobile, non si muoveva, ma il lenzuolo non è stato tirato via. Sotto il sangue non c'è traccia dell'immagine, cioè questo ingiallimento che ci fa vedere le sembianze non c'è sotto il sangue. Sotto il sangue i fili sono bianchi, vuol dire che prima si è trasposto il sangue e poi si è formata l'immagine. Ecco un ingrandimento della zona dell'immagine, questo ingiallimento superficiale. E le caratteristiche di questa immagine sono sorprendenti perché non c'è deformazione laterale, non è un'immagine da contatto. Una volta aperto il lenzuolo la faccia doveva essere larga così se era da contatto, invece è una proiezione ortogonale. Come ha fatto il corpo a fare questa proiezione? Ecco, questo è il problema. Le caratteristiche dell'immagine ci dicono che assolutamente non c'è altra spiegazione che una radiazione. Che tipo di radiazione? Una radiazione che ha permesso la formazione di un chiaroscuro che ci dà la possibilità di ricostruire al computer con un apposito programma la forma tridimensionale del corpo. Quindi nell'immagine piatta c'è in qualche modo codificata la terza dimensione, quasi un ologramma. Era alto 1,75 m, un uomo fra i 30 e i 40 anni, il naso sottile, tipico degli ebrei, no? Questo naso non è un naso grande, largo, ma soprattutto interessante l'indice tibio-femorale, cioè il rapporto fra la lunghezza del femore e quella della tibia, che lo colloca fra i semini. Tutti i tentativi di riproduzione artificiali sono falliti. È stato ottenuto qualcosa che, anche se assomiglia così a vista, non è uguale al microscopio. Al lato chimico falliscono questi tentativi. L'unico tentativo, dicevo, di riprodurre quell'ingiallimento, che ha avuto un discreto successo, è stato condotto presso l'Enea di Frascati, un centro di ricerca. Questi 3 fisici con i loro laser a ecimeri hanno bombardato una stoffa di lino. Il laser a ecimeri produce una radiazione ultravioletta fortissima, quindi hanno ottenuto un ingiallimento che è simile a quello che c'è sulla sindone, il che significa che il corpo dovrebbe avere emesso una luce potentissima, come se quel corpo avesse avuto la potenza di 10.000 laser. Questo scientificamente è impensabile, per cui ci si ferma davanti a questo enorme problema. Lì c'è stato un cadavere, non c'è rimasto, e ci ha stampato un'immagine come se avesse emesso una potentissima luce. Possiamo pensare alla resurrezione? Beh, noi sappiamo che nel Vangelo si parla della trasfigurazione come di un fenomeno di potentissima luce. Certo, se al momento della resurrezione è avvenuto qualcosa di simile, allora noi possiamo comprendere l'immagine. Se non ammettiamo questo, l'immagine resta un grande mistero. E il fatto che nel XXI secolo un povero pezzo di stoffa ci sfidi con il suo mistero è già molto significativo.
Ma parla la sindone o non parla? Che diceva San Giovanni Paolo II? Una reliquia insolita e misteriosa, singolarissimo testimone della Pasqua, della passione, della morte e della risurrezione. Testimone muto, ma nello stesso tempo sorprendentemente eloquente. E allora, sull'onda di queste bellissime ricerche, gli scienziati sono andati avanti e hanno chiesto altri 26 test. Uno solo di questa nuova tornata multidisciplinare, come sempre deve essere la ricerca sulla sindone. Sono almeno 30 le discipline scientifiche coinvolte. Non si può fare un esame senza considerare tutto il resto. Invece fu fatto un solo test, uno solo dei 26 test fu accettato, quello del carbonio 14. Come funziona questo test? È un test infallibile? Questo dobbiamo chiedercelo, perché spesso nell'immaginario collettivo il carbonio 14 basta, è la prova definitiva, non sbaglia mai. Allora, per fare un paragone semplice, l'analisi del sangue è un test scientifico? Sì. Non sbaglia mai? No, non sbaglia. Ma se io vado a farmi l'analisi del sangue dopo che mi sono mangiata la sfincia con la ricotta, che io non sapevo che esistesse, e questi giorni tornerò a casa che l'aereo non mi fanno salire perché sono troppo pesante, ecco, allora se io mi mangio una bella sfincia con la ricotta e vado a fare l'analisi del sangue, come me la trovano la glicemia? Alterata. Vado da un altro laboratorio, idem. Vado al terzo, idem. 3 laboratori, ma se io ho dentro al sangue la glicemia alterata, tutti me la troveranno. Allora, sbaglia il test del carbonio 14? Non sbaglia il test, è il campione che può essere problematico. La sindone era adatta? Questo bisognava chiedersi. Come funziona il test? Non è che adesso alle 7:35 io mi posso fare una lezione di chimica, no? Mi cacciate via, anche perché eravate venuti per la meditazione spirituale, però ve lo devo dire, perché voi uscite da qui e sicuro qualcuno vi dice che ho sentito una conferenza della sindone, ma la sindone è falsa, è medievale, l'ha detto il carbonio 14. Allora lo dovete sapere, è una cosa abbastanza semplice. Chi ha scoperto questo metodo ha avuto il premio Nobel, perché è tutto semplice dopo che gli altri l'hanno fatto, intanto nessuno ci aveva pensato prima di lui. Nell'atmosfera ci stanno i raggi cosmici, questi raggi cosmici colpiscono degli atomi di azoto, c'è tanto azoto nell'aria. Alcuni di questi atomi di azoto colpiti dai raggi cosmici diventano carbonio radioattivo. Che fa il carbonio radioattivo? Quello che fa tutto il resto del carbonio, ce n'è pochissimo, ce n'è un atomo ogni 1000 miliardi di atomi di carbonio normale, è pochissimo. Però questi atomi ci sono e che fanno? Si legano all'ossigeno e fanno l'anidride carbonica radioattiva. Gli animali mangiano le piante in cui è entrata questa anidride carbonica radioattiva con la fotosintesi clorofilliana. Quindi in tutte le piante, in tutti gli animali, anche nell'uomo, c'è una piccola quantità di carbonio radioattivo, ok? Durante la vita tanto ne entra e tanto se ne va. Nella morte non arriva più il rifornimento, i resti possono solo perdere carbonio radioattivo, cioè più anni passano meno ce n'è. Allora, da quanto ne troviamo in un osso, un pezzo di stoffa, un pezzo di legno, ricaviamo quando è morta quella pianta o quell'animale. Cioè, nel caso della sindone, quando è stata tagliata la pianta di lino? Questa è la domanda. Ma la domanda ancora prima è: ma nella sindone c'è solo il carbonio della pianta di lino o nel tempo si è aggiunto altro carbonio che non viene eliminato con i sistemi di pulizia usati? Questa era la domanda. E allora, quando hanno pesato il campione pesava, quel campione prelevato nell'angolo, pesava 43 milligrammi per centimetro quadrato. Un pezzetto di sindone deve pesare 23 milligrammi per centimetro quadrato, quindi pesava quasi il doppio. È sporcizia che si toglie, siamo sicuri? Sono andati avanti, hanno fatto la prova, ecco da dove avevano preso il campione. Vi posso dire che mia suocera, che faceva la sarta e che è andata a scuola fino alla 4ª elementare, perché poi a quell'epoca mia suocera adesso, se fosse viva, ci avrebbe 100 anni. Ecco, a quell'epoca
a 10 anni sei già abbastanza grande da imparare un mestiere, vai a bottega e impari il mestiere. Così si faceva, no? Anche i vostri nonni, se io ho un nonno che non sapeva manco leggere e scrivere, una volta era così la vita. Lei va a imparare a fare la sarta. C'ha cultura? No. Però quando gli dico che hanno preso il campione lì, lei mi ha detto, ma no, ma lì le suore l'avranno rinnacciato. Che è rinnacciato? Ho detto a mio marito, perché mia suocera era di Umbertide, vicino Città di Castello. Io sono romana, mi ci voleva il traduttore, no? Io ho detto a mio marito, che è rinnacciato? Rammendato, rinnacciato, rammendato. Dice, ma lì le suore l'avranno rammendato, ma che vanno a contare il carbonio pure dei fili che hanno messo le suore nel 1500? Allora io dico, ma se c'è arrivata lei, che aveva fatto la quarta elementare, ma possibile sti scienziati non l'hanno capito? Hanno dato il risultato, 1260-1390, la sindone è stata fabbricata in quell'epoca, punto. Scienziati, per loro, discorso finito, la sindone è fatta, medievale. Che fa il cardinale? Il cardinale gli viene comunicato l'annuncio e lui dice che questo è il risultato di quel test, attenzione, di quel test. E poi dice, nel rimettere alla scienza la valutazione di questi risultati, il cardinale non sta dicendo, accettando come definitivi questi risultati, dice che li rimette alla scienza. Il giorno dopo su tutti i giornali, questo è il comunicato ufficiale, pubblicato dall'Osservatore Romano, su tutti gli altri giornali il cardinale ha detto che è falsa. Andiamo bene. Gli scienziati loro tranquilli, punto esclamativo, prova definitiva, hanno scritto su Nature, prova definitiva. 16, questo è stato pubblicato 16 febbraio del 1989. Fra poco dobbiamo datare pure il giornale, no? Col carbonio 14. Ma sarà successo qualcosa in questi oltre 30 anni? No, tutti bloccati, la sindone medievale l'ha detto il carbonio 14. E invece, intanto il Vaticano ha fatto un comunicato, questo lo dico perché qualcuno ancora pensa che la Chiesa ha accettato che la sindone è falsa. Questo comunicato è del 1990. È da allora che possiamo leggere il risultato della datazione medievale. Veniva a costituire un punto singolare, anzi in contrasto rispetto ai precedenti risultati, i quali non erano contraddittori con una datazione risalente a 2000 anni fa. Si tratta di un dato sperimentale fra gli altri, con la validità e anche i limiti degli esami settoriali, che sono da integrare in un quadro multidisciplinare. Vedete che ritorna il discorso multidisciplinare? Oggi cosa dicono i laboratori del radiocarbonio? Questo lo potete vedere voi stessi su internet, cercate Beta Analytic, tessuti, datazione di tessuti. Sapete che dice la Beta Analytic? Sta in California, è un grosso laboratorio di datazione. Beta Analytic non effettua la datazione di tessuti, a meno che questa sia parte di un processo di ricerca multidisciplinare. Questo perché? Lo dicono chiaramente, no? Dice tutti i tessuti possono essere datati con precisione, i campioni prelevati da un tessuto trattato con additivi o conservanti generano un'età radiocarbonica falsa. Questo non lo sta dicendo il parroco, lo sta dicendo il laboratorio del radiocarbonio. Questo lo dobbiamo sapere, perché se no dice gli scienziati dicono che è falsa, hanno ragione, e invece i preti dicono no, qui ci sono altri scienziati che hanno trovato funghi e batteri in quei campioni, che formavano una patida che non è stata eliminata, scienziati che hanno trovato mummie che hanno le bende di un'età diversa dalle ossa, che non è possibile. Non sono errori, sono problemi dovuti al campione che non è nelle condizioni giuste. Sono stati trovati fili di rammendo, c'aveva ragione mia suocera, c'erano fili di cotone colorato, successivi, quindi alterano la datazione. Ma soprattutto la statistica, è entrata in campo la statistica. Era rappresentativo quel campione di tutto il tessuto? No. Questo è stato prima dimostrato sui dati pubblicati, poi con un'azione legale Tristan Casabianca, uno studioso della Corsica, ha ottenuto i dati grezzi, cioè le singole misurazioni
che erano state fatte nei 3 laboratori di Oxford, Tucson e Zurigo, che non erano stati mai concessi, erano stati segretati per 30 anni. Finalmente lui ha detto: io faccio un'azione legale, non possono tenere segrete quelle misurazioni. Le ha ottenute, mi ha chiamato e mi ha detto: adesso tu mi trovi un professore universitario di statistica che fa lo studio di questi dati. E dove te lo trovo? E io non conosco nessuno. Oh, lui ha detto: non importa, tu cerca e io prego. Dove l'ho trovato il professore di statistica? A Catania. Sono venuta in Sicilia per una conferenza e qui mica ci stanno soltanto i cannoli, ci stanno pure fior dei scienziatoni. Il professor Torrisi, professore di statistica all'Università di Catania, ha detto: ben volentieri faccio tutto lo studio. Pubblicato su Archeometri, rivista dell'Università di Oxford, proprio dove sta uno dei laboratori. L'hanno accettato. E che diciamo noi, ci sono anch'io di mezzo in questa datazione, in questo nuovo studio? Diciamo praticamente questo: le misurazioni effettuate dai 3 laboratori sul campione della Sindone soffrono di una mancanza di precisione che pregiudica seriamente l'affidabilità dell'intervallo 95%, 1260-1390. Le analisi statistiche, corroborate dal materiale estraneo rilevato dai laboratori, mostrano la necessità di una nuova datazione a radiocarbonio per calcolare un nuovo intervallo affidabile. Questo nuovo test richiede, in una ricerca interdisciplinare, un protocollo robusto. Senza questa rianalisi non è possibile affermare che la datazione a radiocarbonio del 1988 offre prove definitive che l'intervallo di età sia preciso e rappresentativo dell'intero tessuto. Poi ci sono state altre dichiarazioni, adesso sorvolo perché facciamo se no troppo tardi, altri articoli scientifici, vi posso fornire tutta la documentazione. E allora veniamo adesso a un altro metodo di datazione, fra virgolette, che è quello della storia dell'arte. Ma se il volto di Cristo che c'è per esempio in questo mosaico conservato a Berlino è del XII secolo ed è copiato pari pari dalla Sindone, la Sindone già c'era. E questo è ovvio. E se la Sindone già c'era non può essere del 1300 come ha detto quella prova. Allora, vediamo questo percorso di indagine. Già 100 anni fa Paul Vignon, uno studioso francese, individuò alcuni punti di somiglianza che possono essere chiamati anche punti di congruenza, cioè di sovrapponibilità. Cioè i volti di Cristo hanno sempre delle caratteristiche che sono ispirate alla Sindone, le ha proprio numerate ed elencate. Questo avviene non nei primi 3 secoli, quando la Sindone è nascosta per le persecuzioni e quindi Gesù è raffigurato in maniera simbolica. Questo avviene da quando nel IV secolo Costantino rende liberi i cristiani e allora Gesù cambia aspetto, non è più un giovane a simboleggiare l'eternità, ma comincia ad avere capelli lunghi, qualche volta c'ha un ciuffetto sulla fronte che ricorda i rivoli di sangue, gli occhi grandi, perché nella Sindone sembra di vedere questi occhi spalancati, no? Che in realtà non sono aperti, il negativo ci fa vedere che sono chiusi, il naso sottile piuttosto allungato, vedete che ha la stessa forma, baffi, ma spesso manca un po' la barba qua sotto il labbro, sembra come che se ci sia una mancanza. La barba lunga, spesso è bipartita, ci sono delle tracce di un segno sulla fronte, gli zigomi asimmetrici e anche gli occhi spesso asimmetrici, capelli lunghi. E allora noi possiamo avere come un identikit di Gesù sovrapponendo la Sindone a queste icone, a questi mosaici. Se ci sono 60 punti di congruenza, sono 2 immagini della stessa persona. Questa icona del Pantocrator del Sinai del VI secolo ha 250 punti di sovrapponibilità col volto della Sindone. Quindi la Sindone è stata il modello ispiratore per il volto di Cristo. E allora qui si può fare una carrellata di queste immagini anche sulle monete bizantine, su cui ci sono anche qui delle sovrapposizioni impressionanti, no? Perché la Sindone era conosciuta dagli artisti ed era copiata. Guardate per esempio questo segno sulla fronte che ricorda una tumefazione che c'è, questo segno quadrato,
Guardate questo segno di lato, un colpo di bastone, c'è sul naso, qui siamo all'VIII secolo, e così via. Guardate questo zigomo gonfio, si vede questa sovrapposizione, guardate ancora questo triangolino sulla fronte, quindi tutte queste immagini, e allora qui ne avete un bellissimo esempio. Siete fortunati perché potete ammirare ogni giorno uno dei più belli esempi di immagine di Cristo copiata dalla Sindone. Guardate lo zigomo più gonfio, che qui sta dal lato destro, ma sulla Sindone sembra dal sinistro. Tenete presente che la Sindone è un'immagine speculare, no? Se io ho un pelo su di me, da questo lato verrà il lato destro, no? Per cui gli artisti, vedete, in questo lato, vedendo il gonfiore del lato di qua, l'hanno messo da questa parte. Però questi stessi tratti, questi rivoli, addirittura le pieghe che ci sono sulla Sindone sotto il collo, vedete, ci sono anche questi segni di pieghe, i capelli lunghi, il naso sottile, anche una narice, sembra una narice un po' asimmetrica rispetto all'altra, i baffi asimmetrici, la mancanza della barba. Ecco, tutto questo ci porta a avere una testimonianza forte dell'esistenza della Sindone nei secoli passati. I testi scritti ci dicono, ci sono fonti scritte che oggi farebbero la felicità del buon canonico Chevalier, sono stati trovati anche testi scritti che dicono addirittura che uno degli apostoli, Giuda Taddeo, portò al re Abgar di Edessa in Turchia, vi ricordate i pollini della Turchia, un panno con l'impronta di Cristo. Questo panno poi viene nascosto nelle mura della città, viene ritrovato, viene chiamato Mandilion, i bizantini lo vogliono, Edessa era diventata un sultanato arabo-islamico e quindi questo Mandilion viene desiderato dall'imperatore di Costantinopoli. C'è un testo che parla di Sindon tetradiplon, cioè piegata 4 volte, addirittura Sindon, quindi esiste questa parola Sindon già nei primi secoli, esiste, ma è stata trovata più tardi dell'epoca di Chevalier, e quindi piegata in 2, ancora in 2, ancora in 2. Ecco perché il Mandilion appare come una stoffa larga. Ecco le raffigurazioni del Mandilion, vedete bene la Sindone piegata. Ecco, scorro queste immagini, ci sono anche testi, c'è il periodo iconoclasta. Il Mandilion viene poi nel secondo concilio di Nicea citato come motivo per cui abbiamo la legittimità di raffigurare Gesù, perché viene detto: ma se Dio ha preso una forma umana e Gesù, che è l'immagine umana di Dio, stampa la sua immagine su una stoffa e ce la lascia, vuol dire che noi possiamo avere la raffigurazione delle immagini, quindi la salvezza della possibilità di raffigurare le immagini la dobbiamo alla Sindone contro le lotte iconoclaste. E pensate, mentre il patriarca cristiano durante il periodo iconoclasta distruggeva le icone, i musulmani proteggevano il panno con l'impronta di Cristo, un'altra cosa inaspettata, perché loro rispettavano i cristiani che erano nel loro sultanato arabo-islamico, ma l'imperatore di Costantinopoli vuole assolutamente questo panno e quindi manda il suo generale a prenderlo. C'è tutta una discussione con l'emiro, c'è un testo islamico di Ali ibn al-Atir del XIII secolo che dice che la Sindone, cioè il panno, lo chiamano panno con l'impronta di Cristo, ma praticamente la Sindone è stata conservata anche a Efeso, dove sappiamo che c'era San Giovanni con la Madonna, quindi vedete quanto c'è da dire, quanto c'è da ricordare. Allora, questo panno arriva a Costantinopoli il 15 agosto, guarda caso, proprio il giorno della festa della Vergine, e il 16 agosto viene fatta una cerimonia solenne e da allora il 16 agosto è una festa liturgica per gli ortodossi. Gli ortodossi hanno questa memoria della traslazione del panno a Costantinopoli. Lì viene riaperto e comincia l'Imago Pietatis, il Cristo raffigurato a mezzo busto con le braccia incrociate davanti. Queste immagini parlano da sole. Guardate appunto la somiglianza con la Sindone, e anche di queste ce ne sono tantissime. Questa fantastica, Codice Brai 1192-1195, Gesù è raffigurato proprio come nella Sindone, l'angelo mostra alle donne la Sindone vuota. Vado avanti, questi epitafi
magnifici, sono tutti ispirati alla sindone. Arriviamo al 1204, col saccheggio della Quarta Crociata scompare da Costantinopoli la sindone in cui era stato avvolto il corpo di Gesù. Questo lo dice chiaramente Robert de Clary, cronista della crociata, dice che c'era un altro monastero chiamato Notre Dame, Nostra Signora Santa Maria di Blachernes, dove era la sindone che aveva avvolto il nostro Signore. Ogni venerdì si esponeva, bene si vedeva la figura di nostro Signore. Ecco, scompare dalla chiesa delle Blachernes. Chi può averlo preso? Noi sappiamo che la zona delle Blachernes era stata occupata da Othon de la Roche, un cavaliere crociato francese che poi diventa signore di Atene, e c'è traccia del passaggio della sindone ad Atene, e poi torna in Francia. Nel suo castello, che ancora esiste, c'è il cofanetto con cui lui portò la sindone, ma la cosa interessante è che Othon de la Roche è un antenato di Jean de Vergy. Vi ricordate la nobildonna del medaglione, quella che sposa il crociato che poi dice che ha la sindone? Ecco, in tutta questa vicenda si intrecciano anche i Templari, perché un importante gran maestro templare fu Amaury de la Roche, un de la Roche, perché insieme all'ultimo gran maestro Jacques de Molay muore un Geoffroy de Charnay, quindi Charnay è una stessa famiglia di Charny, è una trascrizione diversa, ma era un parente, e loro veneravano il cosiddetto Bafometto. Ecco un Bafometto templare trovato a Templecombe in Inghilterra, 145 punti di sovrapposizione con la sindone. Fatto allora questo lungo viaggio fra storia e scienza, adesso vi devo far vedere come è morto l'uomo della sindone, perché anche la causa della sua morte ci conferma che è Gesù. Come un'autopsia, noi mettiamo la sindone nella sala apposita dove si fanno le autopsie e vediamo cosa viene fuori. Allora, ho detto già all'inizio, un corpo martoriato, flagellato, coronato di spine, crocifisso con chiodi, trafitto da una lancia al costato. Pilato sappiamo che vuole salvare Gesù, ma Gesù aveva già sofferto. La sofferenza di Gesù noi normalmente la facciamo iniziare con la flagellazione. Ma c'è stato il sudore di sangue al Getsemani. Gesù suda sangue, lo dice Luca che è medico. Oggi ci sono dei studi fatti da cardiologi che ci dicono che Gesù deve aver avuto già un attacco di cuore al Getsemani. Poi viene flagellato su tutto il corpo. I segni della frusta sono terribili perché ha avuto 120 colpi di una frusta come questa, curvo, legato a una colonna bassa. Normalmente chi era condannato alla croce aveva una ventina di colpi, perché poi dopo tanto doveva morire in croce, non si accanivano. Ma Pilato dice: gli do un castigo e poi lo libero. E allora non c'hanno limiti i soldati romani. I 39 colpi, i 40-1, sono degli ebrei. Nei film spesso si vede che contano 39 colpi. No, Gesù non è stato flagellato dagli ebrei. I romani non avevano limiti, per cui ecco i segni doppi, perché ogni corda aveva 2 palline di osso o di piombo con cui strappavano la pelle con questi colpi. Esistevano addirittura dei flagelli di bronzo, come questo conservato ai Musei Vaticani, catene di bronzo con le punte appesantite. Guardate sulla sindone questo segno, se non sembra una di queste punte triangolari di questo terribile flagello. E allora ecco tutti i colpi segnati in bianco o in nero a seconda delle 2 direzioni. Ed ecco la ricostruzione scientifica impressionante di com'era ridotta la schiena dell'uomo della sindone. Perché anche qui diciamo che è Gesù? Perché ha la corona di spine e ha i segni poi del trasporto della croce, del patibulum. La corona di spine è un casco, perché in Oriente l'insegna regale non è un certo attorno alla fronte e alla nuca, ma è un copricapo. Quindi lui ha un copricapo di spine. Proprio il dottor Rodante di Siracusa in un suo studio dice che deve aver avuto almeno 50 ferite, perché non solo c'è la fronte, la parte superiore e la nuca, ma sulla sindone noi non vediamo molto i lati, no? Perché è proiettata la parte frontale e dorsale, quindi considerando in proporzione anche il resto diventano una 50ina di ferite di questo tipo.
è uscito molto sangue. Gesù sulla croce dice ho sete, perché è disidratato, ha perso tanto sangue. Fra l'immagine frontale e quella dorsale c'è un'interruzione dovuta a una piega del lenzuolo, ma l'immagine c'è tutta. Ecco, cosa ha subito il volto? Sicuramente due tipi di traumi. Uno sono i pugni che ha avuto, per esempio, sull'occhio. Noi vediamo le arcate sopraccigliari, lo zigomo destro molto gonfio, deve aver avuto dei pugni e l'occhio quasi non si apre per i colpi, però vediamo anche una tumefazione della fronte, come avviene quando uno cade e batte la fronte a terra. Il naso è schiacciato e deviato da un colpo di bastone e qui manca una parte della barba, vedete che la barba è più abbondante, quindi devono avergli strappato la barba. Nonostante questo, Pilato non ha successo nel salvare Gesù e quindi lui, come gli altri condannati, porta la traversa della croce. Bastava lo strattone di uno perché andassero tutti a terra. In questo studio fatto con una tacca in sovrapposizione si è visto che ha una spalla lussata. Cadendo deve aver avuto anche la lussazione di una spalla. Una sofferenza atroce, ma non è ancora sufficiente. Le ginocchia sono rovinate, soprattutto il sinistro, che era quello della gamba legata, e quindi c'è una profonda e larga ferita al ginocchio sinistro. È stata trovata all'altezza del naso e del ginocchio sinistro terra mista a sangue. Quindi le cadute di cui non parla il Vangelo, ma parla la Via Crucis, effettivamente sono avvenute. Sul naso e sul ginocchio rimane la terra insieme al sangue. L'episodio del Cireneo non è un gesto di pietà. Meglio per un condannato morire battendo la testa su una pietra e finire di soffrire che arrivare alla croce. Infatti gli tolgono il legno, ma poi ce lo inchiodano. Altro momento drammatico, quando vengono tolte le vesti, noi non ci riflettiamo sul dolore di quel momento. Lui è stato rivestito dopo essere stato flagellato. Col patibulum sulle spalle, pensate come si è attaccata la veste alle ferite, tutto viene riaperto, queste ferite, strappando via le vesti, si può svenire per il dolore. I chiodi sono stati messi ai polsi, perché all'epoca di Gesù non c'era il poggiapiedi, viene inventato nella seconda metà del I secolo, quando le crocifissioni diventano spettacolo nel circo. E quindi questa è una crocifissione romana di prima del 50 d.C. E infatti Gesù è stato crocifisso, si pensa, nel 30 d.C. Questi chiodi vengono conficcati nei polsi, dunque, per reggere il peso del corpo, e poi il patibulum, con già inchiodato il condannato, veniva messo sul palo verticale. Ecco, immaginare solo per un attimo rimanere appesi per i chiodi dei polsi, c'è da morire di dolore. Vedete, questo è il punto in cui entra il chiodo e si provoca una lesione al nervo che muove il pollice, che si rattrappisce all'interno della mano. Questo è il punto in cui è stato messo fra le 8 ossa e che stanno al punto. Il dorso della mano e le nocche delle dita presentano delle escoriazioni. Perché? Per respirare, la posizione sulla croce era scomodissima, si avevano dei crampi dolorosissimi e dovevano muoversi per respirare, tirarsi su e poi ricadevano, no, in questa posizione di accasciamento. Il dorso della mano in questo movimento si è abraso contro le asperità della croce. Il piede destro mostra 2 buchi. È stata ricostruita così l'inchiodatura dei piedi. Direttamente contro la croce, prima viene inchiodato il piede destro e poi viene sovrapposto il sinistro. Questo è un vero chiodo di un crocifisso, un reperto rarissimo, un crocifisso trovato a Gerusalemme col chiodo ancora conficcato nell'osso del piede. Ecco, Gesù sulla croce dice 7 brevi frasi. Il dolore è terribile, quindi non può fare lunghi discorsi. E una di queste frasi ci lascia un po' perplessi, perché Gesù dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma è disperato Gesù? Pensa che Dio l'ha abbandonato? No, questo è l'inizio di un salmo della persona sofferente, però è un salmo bellissimo. Stasera non abbiamo tempo di leggerlo, né tantomeno di leggerlo tutto, però io vi invito a leggerlo perché è un salmo che anticipa di secoli, cioè è stato scritto secoli prima, ma è quello poi che avviene
quando dice hanno scavato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa, essi stanno a guardare e mi osservano, si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte, esattamente quello che poi avviene. Quindi è profetico questo salmo, ecco perché Gesù comincia a recitarlo, ma non può andare avanti, non ce la fa. L'ultima ferita è quella del costato, una ferita tra la quinta e la sesta costola, da cui esce, dice Giovanni, sangue e acqua. Che cos'è quest'acqua che vede Giovanni? Cosa ci dice la sindone? Il punto della ferita è esattamente tra la quinta e la sesta costola, come in questa statua romana, esattamente come sulla sindone. Quindi è un vero colpo dato da un romano che colpiva il lato destro perché alla sinistra l'avversario aveva lo scudo. Quindi era un colpo che bisognava dare, il più veloce colpiva l'altro, con lance che avevano questa punta, quindi arrivavano fino al cuore. Sulla sindone si vede una ferita che rimane aperta, perché è data in un cadavere, esce un fiotto di sangue denso, vedete che si apre a ventaglio, proprio sprizza fuori, sangue già denso e raggrumato, e poi esce il siero. Che cosa è successo? Gesù grida al momento della morte. Normalmente veniva accelerata la morte spezzando le gambe, perché così non avevano più l'appoggio dei piedi e morivano soffocati, non potevano respirare, non potevano più spingere sui piedi per respirare. Gesù invece muore più in fretta e Pilato si meraviglia che Gesù è morto, perché Pilato non sa quello che era successo al Getsemani. È vero poi che lui, rispetto agli altri, aveva avuto una flagellazione, una coronazione di spine che gli altri non avevano avuto. E comunque questo grido oggi, appunto vi dicevo, alcuni cardiologi hanno fatto degli studi interessanti, ed è interessante che non si conoscevano fra di loro, ma sono arrivati alla conclusione che Gesù ha avuto un infarto con fissurizzazione del cuore, quindi rottura del cuore, allagamento del pericardio, separazione della parte pesante del sangue in basso e sopra ci rimane il siero. Quindi prima esce il sangue denso e poi il siero. Ecco il sangue e acqua di Giovanni. A questo punto il corpo viene tirato giù dalla croce, il sangue che era ancora raccolto all'interno cola sulla schiena. E ecco, adesso vi leggo 2 o 3 testimonianze interessanti secondo me. Una è quella di Luigi Mattei, l'artista che ha fatto questa statua. Lui dice: la nostra presenza davanti a questa immagine, che è di confine tra storia e fede, sta a dimostrare che non siamo adoratori di un cadavere, ma di un Dio che nella sua morte ha ripreso la vita. L'impronta della sindone, traccia capace di sfidare scienza e coscienza, indica una strada ma anche una meta. È una presenza viva e corporea, capace di consolare e sconcertare, eloquente pur nel solenne silenzio. A questo punto il corpo viene messo nella sepoltura, rimane in quelle ore di silenzio e di buio del sabato santo fino all'alba del giorno dopo il sabato, quando le donne al sepolcro arrivate vedono questa pietra aperta, trovano la tomba vuota, avvertono gli apostoli, i quali a loro volta corrono ansiosi, e Giovanni dice che vide e credette, vede questi teli posati, svuotati, che gli fanno capire che Gesù era risorto. Sappiamo però che Tommaso rimane scettico quando gli dicono la prima volta che gli altri hanno visto Gesù risorto. Allora Tommaso è un po' una persona del nostro tempo, no? Perché noi siamo tutti un po' oggi come Tommaso. E la sindone ci aiuta, come Tommaso è un aiutino che ci dà il Signore se vogliamo mettere quel dito nelle piaghe, se ne abbiamo bisogno. Certo, ci sono poi i discorsi che hanno fatto gli ultimi 3 papi, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, sul sito del Vaticano. Io vi invito a leggere l'intero discorso perché ne vale la pena. Ho preso 3 piccoli brani di ognuno per darvi un'idea della profondità di queste meditazioni. Scrive San Giovanni Paolo II: la sindone ci presenta Gesù al momento della sua massima impotenza e ci ricorda che nell'annullamento di quella morte sta la salvezza del mondo intero. La sindone diventa così un invito a vivere ogni esperienza, compresa quella della sofferenza,
e della suprema impotenza nell'atteggiamento di chi crede che l'amore misericordioso di Dio vince ogni povertà, ogni condizionamento, ogni tentazione di disperazione. Benedetto XVI, proprio di là, dal buio della morte del Figlio di Dio, è spuntata la luce di una speranza nuova, la luce della risurrezione. Ed ecco, mi sembra che guardando questo sacro telo con gli occhi della fede si percepisca qualcosa di questa luce. In effetti la sindone è stata immersa in quel buio profondo, ma è al tempo stesso luminosa. Papa Francesco, il volto della sindone comunica una grande pace. Questo corpo torturato esprime una sovrana maestà. È come se lasciasse trasparire un'energia contenuta ma potente. È come se ci dicesse: abbi fiducia, non perdere la speranza, la forza dell'amore di Dio, la forza del risorto. C'è tutto. Monsignor Nosiglia, il 3 aprile del 2021 al Sabato Santo: in questi tempi tormentati abbiamo bisogno di alimentare e comunicare la nostra speranza, e per noi credenti il modo più efficace di accrescere la speranza del mondo intero è la preghiera comune, il mettersi in ginocchio di fronte al Signore. Per questo celebriamo anche nel Sabato Santo il giorno del silenzio davanti al sepolcro del Signore, ma anche dell'attesa della sua risurrezione. L'immagine sindonica che Torino custodisce da quasi 5 secoli testimonia dolore e morte, ma anche, e con quanta maggiore forza, risurrezione e vita eterna, che apre alla carità, alla fratellanza di ogni persona. Davanti alla sindone possiamo davvero nuovamente esclamare con il cuore rivolto al Signore: il tuo amore è per sempre. 4 maggio del 2021, la sindone infonde in chi la contempla con fede una grande speranza, ma non umana, che spesso è illusoria, bensì una speranza forte che dica veramente che si può vincere il male e c'è qualcosa oltre. 30 dicembre 2021, contemplare la sindone è immergerci nell'amore, quello vero, duraturo, di cui abbiamo estremo bisogno, perché viene da Dio che è amore e come tale si dona a ciascuno di noi e ci dice: non temere, io ho dato la mia vita per te e niente e nessuno potrà mai separarci, perché niente e nessuno mai come me ti amerà. Una preghiera di Padre David Maria Turoldo: a tutti i cercatori del tuo volto mostrati, Signore, a tutti i pellegrini dell'assoluto vieni incontro, Signore, con quanti si mettono in cammino e non sanno dove andare. Cammina, Signore, affiancati e cammina con tutti i disperati sulle strade di Emmaus e non offenderti se essi non sanno che sei tu ad andare con loro, tu che li rendi inquieti e incendi i loro cuori, non sanno che ti portano dentro. Con loro fermati, poiché si fa sera e la notte è buia e lunga, Signore. La preghiera di un anonimo: imprimi il tuo volto in me, Signore, perché il Padre, vedendo te in me, ripeta: tu sei il Figlio che amo, e perché chiunque mi incontra veda una scintilla del Padre. Imprimi il tuo volto in me, Signore, perché possa essere testimone della tua luce e della tua bontà e dell'infinita tenerezza che hai per ogni creatura. Imprimi il tuo volto in me, Signore, perché io possa essere un segno del tuo amore per i piccoli e i poveri, per gli ammalati e gli esclusi. Imprimi il tuo volto in me, Signore, perché sia una sindone vivente che porta in sé i segni della tua morte e resurrezione. E per concludere, credo che la frase più bella sia proprio quella con cui Gesù si congeda dai suoi amici, salutandoli ma restando, perché dice: ed ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Gesù veramente ci ha lasciato in questo segno un'altra sua presenza. Lo scrittore Paul Claudel diceva proprio questo: la sindone più che un'immagine è una presenza, è un dono misterioso che il Signore ci ha lasciato perché penso che ne abbiamo bisogno. Grazie. La professoressa ha fatto 5.001, ma penso che quella di stasera come mia conferenze sulla sindone, ma le ho detto: guardi, saranno state tutte belle, ma qui al volto del Pantocratore
è il massimo della sua carriera. Certo. Grazie. E mi piace ricordare una espressione di Oliver Clement, che dice così: un uomo senza Gesù Cristo è aprosopon, senza volto, perché solo chi incontra Cristo ha un volto, perché incontrare Gesù significa ritornare a quel momento in cui Lui ci ha fatti a sua immagine e a sua somiglianza. Buona serata, buona Quaresima, grazie ancora e vi ricordo, basta, l'ultima e chiudo. Giorno 25, festa dell'Annunciazione del Signore, qui in cattedrale l'Arcivescovo, insieme a tutti i Vescovi del mondo, in unione con il Santo Padre Francesco, farà la consacrazione della Russia e dell'Ucraina al cuore immacolato di Maria davanti all'immagine della Madonna del Popolo. Buonanotte. Io lascio il PowerPoint.